Oggi siamo venuti all'ombra della Puane nel bellissimo impianto di pesca Lago del Sole. Un lago che non ha bisogno certo di presentazioni, soprattutto nel mondo del carp fishing. Infatti ci sono carpe degne di questo nome, pesci molto combattivi che noi stiamo insidiando a walleye fishing. Dopo alcuni minuti di attesa, aver settato la profondità giusta e la lenza da utilizzare, ecco che è arrivato il primo pesce che ovviamente non ne vuol sapere di mollare, anche perché ha a disposizione un'ampia superficie dove lottare. Sono pesci che non hanno niente da invidiare alle carpe selvatiche. Se riusciamo a portarla a guadino ve la faremo vedere e vi renderete conto di quello che stiamo parlando. Ormai è un po' di tempo che la battaglia si sta facendo veramente lunga, anche troppo per i miei gusti. Però è così, sono pesci che dalla loro hanno un'acqua di primavera che finalmente si è scaldata, quindi un habitat confortevole. Poi sono pesci molto sani, ripeto, non hanno niente da invidiare a una carpa selvatica. E questo è il risultato, una battaglia molto lunga che non vede mai la fine, che mette a dura prova non solo i nervi del pescatore ma l'intera attrezzatura che, seppur calibrata, è comunque sempre sottodimensionata rispetto al pesce che abbiamo in canna in questo momento. C'è stato un momento che siamo riusciti a vederla, ecco, sto vedendo il galleggiante. Il problema è che non si riesce a mettergli la testa fuori. Basterebbe quello per rallentare un po' la lotta e vedere forse la fine, la famosa luce in fondo al tunnel, sperando che non sia quella del treno in corsa. Combattimento epico che non è andato purtroppo a buon fine, una lotta estenuante che si è conclusa con la slamata del pesce a un solo metro dal guadino. Peccato, vediamo se riusciamo a prenderne un'altra e possibilmente chiederei un pesce un po' più piccolo e molto più gestibile.
Parliamo un attimo di come abbiamo affrontato questa sessione di pesca. Abbiamo pescato all'inglese, walker fishing, pescando scorrevoli. Perché? Perché di fronte a noi abbiamo una profondità che supera la lunghezza della canna. Abbiamo circa 4,50 m di acqua, stiamo agendo con una 4,27. In questo caso una lenza a scorrere, così strutturata, molto semplice. Un pallino del numero 9 subito sopra la girella, un bulk di pallini del numero 9 e a circa 1 metro, 1,20 m il bulk di pallini inglesi, quindi 2 AA e un BB per tarare il galleggiante. Girella del numero 18, terminale dello 0,16, amo del numero 18 innescato con 4 o 5 bigattini. La misurazione del fondo deve essere molto attenta, la faremo con una sonda leggera, andando appunto a lanciare nella zona desiderata e agendo sul nodino di stop, che sarà lì che il galleggiante poi andrà in battuta una volta trovato il fondo esatto. La misurazione del fondo deve avvenire una volta che abbiamo tarato perfettamente il galleggiante e saremo in pesca alla profondità esatta quando l'asta del galleggiante uscirà dalla superficie nella porzione che avevamo deciso in precedenza durante la sua taratura. Quel pesce di prima ci ha tenuto impegnati parecchio tempo, quindi la zona non era più pasturata. La pasturazione avviene con bigattini sfusi e granaglie e per questo vado ad impiegare la fionda Twin Color di Stonfo con forcella in metallo e elastici strong per andare appunto a fiondare piccole palle di bigattini a una distanza di circa 30 metri. È una pesca molto bella in long distance, dobbiamo essere molto precisi sulla pasturazione e questo richiede, oltre a un po' di esperienza, anche una fionda adeguata. La fionda che sto utilizzando ha gli elastici calibrati, li ho calibrati io facendo delle prove e in questo modo vado a tendere gli elastici nel modo giusto, diciamo, e pasturerò sempre più o meno, diciamo, nel solito posto, nella solita porzione d'acqua. Ovviamente la prima cosa da fare è quella di prendere un punto di riferimento sulla sponda opposta, un riflesso sull'acqua, che adesso è viziato da questa brezza di maestrale che soffia appunto dal mare. Comunque abbiamo intrapreso un'altra lotta con un pesce importante, la speranza è che non sia enorme come quello di prima, altrimenti, ahimè, non voglio dire che la fine è segnata, ma quasi. Ripeto, sono pesci importanti, sono pesci che lottano e non hanno niente da invidiare alle carpe selvatiche. Presa, finalmente vi facciamo vedere un pesce, bellissimo tra l'altro, bellissimo. Prepariamo subito la culla
e poi ce lo adagiamo sopra. Un pesce veramente difficile da portare a guadino con questa attrezzatura, però diciamo è stato più docile rispetto a quello di prima. Qui ha giocato molto il peso e alla fine ce l'abbiamo fatta. Gran bel pesce, rimettiamolo subito in acqua, subito. Un bellissimo pesce portato a guadino, un altro che se n'è andato a 1 metro dal guadino. Finisce qua la sessione di pesca, non posso chiedere di più a questa giornata. Ciao a tutti, alla prossima!